No ragazzi, non ci credo, sono passati 3 anni, ma un attimo, partiamo dal principio perché oggi avrei dovuto parlarvi di questi smartphone della Doji in regalo per voi, ma tranquilli, rimando solo ad un prossimo video. Se volete comunque maggiori dettagli entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, perché lì avrete tutte le informazioni in merito. Oggi però c'è qualcosa di molto più importante, ovvero questo pacco della Zero Robotics. Cosa c'è dentro? Il Vucopter Falcon. Il mio primo video riguardante questo drone risale, pensate, a quasi 3 anni fa, al dicembre del 2019. Avevo ancora tanti capelli in testa, ero molto interessato a questo drone perché sulla carta rivoluzionario, un bicottero professionale con una cam di tutto rispetto al pari dell'allora Mavic 2, quasi un'ora di autonomia, un radiocomando decente, insomma, sulla carta fantastico. Lo pagai oltre 1000 euro se non vado errato, ma dopo un anno circa di rimandi, varie scuse, eccetera eccetera, decisi di annullare il mio preordine e ne feci anche un video perché secondo me si trattava di, non dico una truffa, ma comunque c'era qualcosa che mi puzzava. Ed ecco che recentemente, ve lo dico per totale trasparenza nei vostri confronti, la Zero Robotics mi ricontatta proponendomi di provare gratuitamente, recensirvi lo Zero Robotics V Falcon. Quindi ho detto vabbè, sono passati 3 anni, proviamolo, a questo punto diamogli una possibilità. Non ho idea se al momento questo drone sia acquistabile oppure no, provate a fare una ricerca su Google, io se trovo qualcosa ve lo lascio in descrizione video, ma prima di buttarvi a capofitto nell'acquisto o nel preordine, aspettate un attimo, fatemi capire se questo drone è ancora attuale, perché ve lo ripeto, sono passati 3 anni dalla sua presentazione e forse qualcosina non è più così rivoluzionaria. E inizierei spacchettandolo, ragazzi, perdonatemi per la tenuta estiva, ma fa caldissimo qui dentro, non ho l'aria condizionata, non ho ventilatori. Noto subito che all'interno troviamo diverse confezioni. Interessante. Iniziamo da questo. Ah, è il radiocomando? Oppure è il supporto per... Questa cosa del radiocomando in una scatola a parte mi è davvero nuova. Notare che abbiamo la sigla FCC. Non so se questo radiocomando funziona in CMO o FCC, sicuramente è certificato anche per il mercato americano. Ok, sì, c'è proprio il radiocomando con un piccolo manuale di istruzioni. Ed eccolo, è bello pesantino, devo dire. Ah, abbiamo anche il laccio per appendercelo al collo e questa non è una cosa malvagia, devo dire. Ecco qui il radiocomando del Vucopter Falcon. Cosa noto? Noto che è pulito, cioè praticamente non ci sono tasti se non lo stop qui in alto per stoppare il drone durante una smart fly, il tasto di ritorno a casa automatico, gli stick di controllo che non ci sono come sui droni della DJI. Qui abbiamo il tasto d'accensione del radiocomando che si accende, alla batteria integrata, ci sono dei LED di carica qui sopra, una levetta per impostare, penso, la modalità di volo Sport ed L, 2 tasti foto e video, 2 rotelline, una per inclinare il gimbal e l'altra penso per regolare qualcosa come l'esposizione, lo zoom o altro ancora. Qui dietro abbiamo la base che servirà per andare a inserire il nostro smartphone. È molto particolare come è ingegnerizzato questo radiocomando, devo dire che non avevo ancora visto qualcosa del genere. È abbastanza comodo una volta che capite come funziona. Qui dietro abbiamo le 2 antenne lunghissime, altri 2 tasti e i 2 stick di controllo cromati. Guardate come sono carini, si vanno ad avvitare ovviamente qui. Non amo volare con stick così lunghi, guardate come sporgono, rendono il volo un po' meno preciso di quel che preferirei. Comunque la molla è potentissima, guardate come tornano in posizione, forse troppo,
È comunque un drone particolare, è un bicottero, quindi c'è da valutare se le leve così lunghe, la molla così dura siano dovute proprio alle caratteristiche peculiari, particolari di questo drone. Qui sotto abbiamo due connettori, uno per la ricarica Type-C e un USB per connettere il radiocomando allo smartphone. Io cosa ne penso? Beh, è un radiocomando sicuramente importante come dimensioni, è pesantino, ma comunque solido. Siamo attorno ai 350 grammi. Ok amici, proseguiamo e veniamo al pezzo forte di questo unboxing, di questa prima parte della video recensione, ovvero il drone, ovviamente il VCopter Falcon. Controllo automatico dei motori, ora vi spiego come funziona amici un attimo. 50 minuti di autonomia in volo, gimbal meccanico a 3 assi, cam 4K e bracci pieghevoli. Vi faccio vedere anche le immagini molto carine presenti sulla confezione. Accessori radiocomando, quindi il radiocomando di base viene venduto come accessorio. Questo mi fa pensare che il drone sia utilizzabile completamente con uno smartphone. Siamo pronti? Dopo 3 anni, eccolo ragazzi. Confezione rivestita in gomma piuma, molto protettiva devo dire. Mi ha sorpreso, qui dentro, in questo involucro così particolare, c'è il drone. Ma vediamo cos'altro troviamo. Abbiamo un piccolo manuale di istruzioni e qui sotto altra gomma piuma, abbiamo tutti i vari accessori molto ben disposti, devo dire. Due eliche di ricambio, guardate come sono lunghe queste eliche. Il cacciavite con viti di ricambio, USB Type-C, il cavo di alimentazione, compresa italiana, fortunatamente. E infine il caricabatterie che sembra quasi quello di un computer portatile, lo spinotto è proprietario. Ho letto ora questo piccolo opuscolo che ci mette in guardia su un aspetto secondo me importante. Non dobbiamo aprire i bracci in modo classico come facciamo con tutti i droni, ma dobbiamo premere prima questo tastino e poi aprire i bracci. Penso sia un sistema di sicurezza, considerando che questo drone ha solo 2 motori, 2 bracci. Ma apriamolo ed ecco come si presenta il VCopter Falcon. È un bel bestione, devo dire. Sicuramente pesa più di 250 grammi, secondo me siamo vicini al chilo e sono quasi 800 grammi. Drone massiccio, realizzato interamente in plastica, comunque sembra molto solido. Notare un altro avviso di pericolo con tanto di freccette che ci indicano i tastini da premere. Abbiamo anche un altro adesivo, un altro avvertimento qui sotto: la batteria smart deve essere ricaricata prima del primo volo. Quindi teniamo premuto questi tasti e andiamo ad aprire i bracci del VCopter Falcon. Eccolo qui, davvero interessante. C'è un copri gimbal qui sotto, andiamo a rimuoverlo e proviamo subito ad accendere il drone. Il tasto d'accensione si trova qui in alto. Credo che la batteria sia ibernata. Il drone non si accende, deve essere ricaricato. Vabbè, comunque per ora ve lo mostro più da vicino. Abbiamo nella parte frontale 2 sensori anticollisione, una cam 4K, un gimbal meccanico a 3 assi. Qui sotto invece, sotto la batteria, abbiamo il sensore sonar di altezza con una piccola cam VPU. Nella parte posteriore abbiamo un LED di segnalazione. Molto belli i collegamenti tra i bracci e il corpo del drone. Un particolare dei motori, ragazzi, guardate come sono fatti i motori brushless di questo drone. Loro ruotano anche su questo asse in modo da potersi stabilizzare in volo in assenza di altri 2 motori come succede sui droni tradizionali. Quindi il motore, andando a ruotare, va a stabilizzare il drone in volo. Sono curioso di scoprire la batteria, che è davvero pesante, ragazzi. Allora, solo la batteria ha un peso. Il drone intanto si mantiene bene anche senza la batteria inserita, guardate. 330 grammi.
Il drone invece 436. La batteria è una 15.4 volt da 4500 mAh e dovrebbe garantire fino ai 50 minuti di autonomia in volo. E questo, ragazzi, era un primo sguardo al Vucopter Falcon della 00 Robotics, un bicottero molto interessante. A dire il vero non è più una novità, un po' di tempo fa ve ne ho recensito uno molto economico, trovate il link nelle schede qui in alto. Comunque questo sulla carta è tutto un altro livello, tra sensori anticollisione, cam 4K, gimbal meccanico a 3 assi, 50 minuti di autonomia in volo, un radiocomando davvero interessante da provare sicuramente. Mi sembra costruito bene. Qui sotto abbiamo altre luci, altri LED di segnalazione. Qui in alto abbiamo un ingresso Type-C. In questo sportellino invece abbiamo l'ingresso per la micro SD, tante griglie di areazione. Non so come funziona la dissipazione del calore per un drone di questo tipo. Immagino che motori di questo tipo, guardate come sono grandi, tra l'altro siano continuamente sotto stress meccanico, quindi ci sia bisogno di dissipare un po' il calore che si viene a generare. Amici, cosa ne pensate? Siete curiosi di provarlo in volo insieme a me? Beh, il tempo di caricare la batteria e andiamo fuori a provarlo. Testiamo l'applicazione e vediamo un po' i primi minuti di volo, come si comporta. Al momento non vi consiglio di acquistarlo perché è oggettivamente caro, costa oltre 1000 euro, è un drone particolare, l'azienda ha impiegato quasi 3 anni per lanciarlo sul mercato dalla presentazione e questo secondo me non è il massimo, e c'è da valutare poi tutta la questione assistenza, post vendita, accessori. Non ho idea di quanto costi una batteria sostitutiva per questo drone, ma secondo me non pochissimo. Quindi ragazzi, rimandandovi alla seconda parte della video recensione del Vucopter Falcon, un drone che io ho sempre considerato interessante sulla carta. Il problema principale secondo me è la sua azienda, che ha tardato troppo l'invio, la commercializzazione di questo drone. C'è da valutare se lato fotografico, lato app sia ancora attuale oppure no, e se vale davvero tutti i soldi che costa. Ho molti dubbi in merito. La qualità costruttiva è buona, nulla da dire, la confezione è ottima, c'è la custodia, c'è un po' di tutto, però non lo so, amici. Sinceramente, se dovessi spendere oltre 1000 euro per un drone, andrei su un marchio importante con un'ottima assistenza. E ancora tutto da dimostrare per la 00 Robotics. Bene amici, vi lascio un po' di link di droni e accessori che vi consiglio, come micro SD, landing pad, power bank per ricaricare le batterie di questi droni, qui sotto in descrizione video. Trovate anche il link per il mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram. Entrate numerosi, vi aspetto, dite la vostra su questo drone lasciando un bel commento qui sotto. Cosa ne pensate? Lo acquistereste oppure no? Lo trovate troppo caro? Avete già avuto modo di testarlo o valutare il suo comportamento in volo? Beh, parliamone insieme qui sotto. Io vi saluto, curiosissimo di provarlo in volo. Il colore è nero, ma nero nero, quindi immagino si scalderà tantissimo con queste temperature in questo periodo. Vabbè, speriamo bene. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi.